Ciao a tutti amici, sono qui con il Wave State Wave Sequencing Synthesizer. Allora, questa sembra l'evoluzione, insomma, degli gli ultimi Korg, quelli così, sintesi vettoriale, mista con un sacco di cose. Io devo essere sincero, chi mi segue sa che non sono un conoscitore profondo di queste architetture così un po' complesse, diciamo, no? Che uniscono varie sintesi e in più hanno la questione del sequencing, appunto, dove che diventa così, diciamo, anche abbastanza prioritario nel momento in cui si utilizzano questi strumenti. Io ora all'inizio ho fatto quello che sto facendo è cercare di farvi arrivare la pasta un po' sonora, come sempre faccio, di questi strumenti. In questo caso c'è da dire che è abbastanza evidente, almeno questa è la mia sensazione, che ci sia un pochino più di rispetto a, che ne so, quello che avevo provato precedente, quello più piccolino, ci sia più potenza, più energia, ma dal punto di vista sonoro, audio, questa è la mia sensazione, ma dal punto di vista dell'architettura mi sembra molto simile, sto vedendo praticamente più o meno le stesse cose del predecessore, quello più piccolo. Io avevo provato quello e mi sembrava che fosse pressoché la stessa cosa. Ci sono i filtri, sono di vario tipo, c'è il Polysix, l'MS20 e ce ne sono poi altri. Qui c'è l'ADSR che si può, diciamo così, assegnare all'amplificatore, al filtro, al pitch e al vettore, e poi c'è questo joystick con cui poi in alcuni suoni si può passare da una componente all'altra del suono, muovendosi con questo joystick, e unirle, e si possono chiaramente, molto probabilmente, assegnare un miliardo di cose a un miliardo di altre cose. Così a ricordo, io ho l'impressione che con questi mod knobs si possa lavorare in modo più veloce e avere a disposizione più parametri con i controlli, diciamo, a mano. Questi non ricordo ci fossero o meno su quell'altra. Per il resto mi sembrano molto simili. Questo è il classico sintetizzatore di questo genere, dove si può passare da un suono tradizionale, si può anche fare un suono tradizionale e arrivare fino a queste patch complicatissime. A queste patch complicatissime. Che però io sento suonare in modo abbastanza vivo. Sento un suono più tondo, almeno del ricordo che ho di quella precedente. Qui ci sono tutte le componenti. Quindi sono tutte insieme, così è una parte, così è un'altra parte, e questo vale un po' per tutte. Poi abbiamo un filtro.
filtro, la resonance e tutto il resto. Possiamo scegliere di cambiare il filtro. Questo è quello dell'MS20. Chiaramente si può decidere a che cosa assegnarlo. La cosa bella è che nel momento in cui io cambio la patch non succede niente. In uno strumento come questo è importantissimo. È potentissimo il suono, devo dire la verità. Qui abbiamo gli effetti. Dall'FO si può chiaramente assegnare all'amplificatore, al filtro. Da questo punto di vista è un sintetizzatore, questo si può fare ogni volta che si tocca qualche cosa che riguarda quella sezione, quella dell'LFO, dei parametri degli effetti. Qui sul display abbiamo praticamente il risultato di quello che stiamo facendo, però ripeto, adesso io vi farò sentire un po' di suoni perché questa va approfondita assolutamente e va studiata. Io adesso vi faccio sentire come suona. Ripeto, la prima impressione è che sia molto più così ciccio il suono, non so come dire. E poi c'è una cosa bellissima, fondamentale, questa ve la dico subito perché è veramente importantissimo. Queste hanno, sia questa che l'Op6, hanno la custodia rigida che con scritto Korg, che con dentro uno spazio per l'alimentatore. È una cosa veramente, come si diceva negli anni 80, doppia libidine, come diceva Jerry Calà, doppia libidine coi fiocchi. E che è una cosa agghiacciante, che me l'ha suggerita Michele, chiaramente, che è qui anche questa volta. Michele Di Mauro, grande fotografo, grande avvocato, grande pensatore, scrittore. E ogni volta però fa delle battute agghiaccianti, questo bisogna, bisogna dirlo. Comunque, vabbè, insomma, la verità è che questa cosa della custodia ci ha veramente emozionato. Al di là di questo, poi bisogna capire se uno strumento del genere vi può, come dire, servire anche, perché adesso io vi farò sentire un po' delle performance che ci sono all'interno. Chiaramente c'è uno shift che permette di utilizzare i tasti in due modalità differenti. Qui ci sono tutti i layer che compongono il suono, per esempio. Per ognuno di questi qui ci sono le quattro componenti del suono, quando sono in on, quando sono in off. Per esempio con lo shift io, se voglio, così avrò solo il piano con un suo delay. Se inserisco, ci sono altre cose, posso spegnere il piano e rimangono solo le altre. Questo pad con sotto questa ritmica, così rimetto il piano. Questo vale per esempio qua si unisce. Quindi si possono, diciamo, come dire, smontare i suoni per poi capirne la profondità. Ecco, per esempio nel suono di prima, questo, io oltre a poterli spegnere e accendere, chiaramente con questo dove c'è scritto A, B, C e D, che sono le componenti del suono, posso miscelarle
oppure utilizzarle in questo modo. Ogni suono, alcuni suoni sono fatti da 2 layer, altri da 4, altri da 3 e si possono gestire. Questo per esempio è un suono più semplice, sempre con lo shift tolgo il delay, posso cambiare l'attacco. Qui un tap tempo. Ho un filtro adesso insomma ci posso lavorare. Poi posso rimettere, riabilitare l'altra parte di suono. Anche qui stesso discorso. Questa è una parte del suono. Sulla quale posso agire. Esatto. Chiaramente quando ho abilitato uno dei 2 layer, nel momento in cui quel layer è acceso io sto lavorando su quel layer. È tutto molto intuitivo, è la prima volta che la vedo, quindi è una prima impressione. Non so come dire, io lo trovo uno strumento molto intrigante e divertente. Chiaramente se avete bisogno di un synth tradizionale non ha senso forse, no? Prendere un synth così, perché questo è proprio quel concetto lì dell'utilizzo con il morphing, no? Di tutte le componenti dei layer di un suono per arrivare a un così anche a un'interazione con il suono, no? Molto manuale, molto, molto interessante. Dipende da quanto questa cosa vi possa interessare, soprattutto utilizzare questi movimenti mentre si sta usando un suono, no? Questo per esempio è solamente uno e in questo caso il joystick lavora su altri parametri. Così isoliamo questo. Così insomma è abbastanza chiaro, nel senso che se io prendo, ho solo questo, così non ho niente, così ho l'altra parte, la B, che è questo suono, sul quale tra l'altro posso anche agire. E poi ho quest'altra parte ritmica, molto bello tra l'altro questo suono. Poi posso abilitare gli altri.
Insomma, è molto interessante, è uno strumento creativo e molto interessante. È un primo, così, un primo approccio, ma mi ricorda molto l'altra, ma mi sembra suonare in modo più deciso. Questa è la mia sensazione. Poi, insomma, chi mi segue sa che non sono un approfondito conoscitore, probabilmente ci sono dei video in giro che spiegano per filo e per segno tutto quello che succede qui, ma comunque il sound e anche la ragione per cui acquistare uno strumento del genere è un po' questa, quella più creativa, sound design e cose del genere. E come sempre Korg fa degli strumenti sempre molto musicali, molto piacevoli. E continua anche con, con questi strumenti poi un'epopea che parte dagli anni 90, dove insomma questi strumenti erano entrati in circolo nel mondo delle tastiere da parte di Korg e anche di Yamaha con l'SY22 e con l'antenato di questo sistema da parte di Korg. Io penso più o meno di aver fatto un'introduzione allo strumento a mio modo, insomma, che è quello sempre questo, insomma, quello che vedete. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove potete trovare tutte le categorie, le tipologie di tastiere e quindi tutti i video divisi per categorie, poi ci sono la mia musica, i miei libri, tutte le mie cose. Approfitto per ringraziare Casa Musicale Luisi che mi ospita, sono sempre tutti gentilissimi, quindi li ringrazio SynthCloud per avermi anche appoggiato per fare questa prova e niente, ci vediamo prossimamente e a presto. Ciao ciao!